Buonasera, mister Riccardo. Sempre al lavoro anche quando gli altri fanno festa? Come si procede qui? C'è ancora tanto lavoro. Stamani abbiamo fatto le foto per presentare il modello. In che scala è? 1 a 150, sarebbero 30 metri per 40 per 25 metri dell'altezza nella colonna principale. Sarà un'opera mastodontica. Non abbastanza. Credi sarebbe possibile aumentare la pianta? Tipo 45 per 60? Asia, Non ricominciare. che vuoi che ti dica? Che non c'è problema e che costruiremo un'opera alta come la Torre Eiffel e ampia come il Colosseo? Perché è una brutta notizia. Nelle ultime 24 ore il budget non è aumentato. Stasera avrei già inviato la domanda per il bando di concorso. E in settimana sapremo se avremo vinto. I fondi nazionali per l'arte e la sperimentazione. Stai facendo troppo affidamento su quel bando. Anche se dovessimo vincerlo, quei fondi saranno sufficienti a coprire a malapena l'inizio della produzione. Per le spese per le materie prime e il cantiere, investiremo attingendo dalla cassa dell'atelier. Tra un progetto e l'altro ti chiedi mai quanto possano costare realmente le tue opere d'arte? Certo che no. Io sono un artista e ho un unico scopo: esprimere la mia visione. Peccato che per la tua visione non abbiamo fondi nemmeno prosciugando completamente la cassa. Io mi faccio in 4 per gestire la cassa di questa atelier. Il mio atelier. E permetterti di portare avanti tutti i tuoi progetti più folli senza limiti, ma i limiti esistono. Dovremmo ipotecare metà delle proprietà per espandere questo progetto. Come ho già detto, questo è il mio atelier. E tutti i liquidi e le proprietà che tu amministri fanno parte dell'eredità della mia famiglia. E se intendo investirli tutti in un'unica immensa opera, così faremo. I soldi e gli immobili sono tuoi. Me lo ricordi ogni volta che non sono d'accordo con te. Ma questo atelier lo abbiamo creato insieme. Sai benissimo che io qua non lavoro solo come designer. Senza di me non saresti mai arrivata a progettare opere simili. Hai ragione. Sei un designer molto bravo. Estremamente bravo. Ed è anche grazie a te che riesco a creare le mie opere. Ma tu questo sei. Uno strumento. Un mezzo per veicolare la mia arte. E l'arte non conosce limiti. Ti sbagli. Credi di parlare solo a te stessa con le tue opere, ma se ti preoccupassi un minimo di comunicare a chi vedrà i tuoi lavori, forse raggiungeresti il successo di pubblico e critica che sotto sotto tanto vorresti e che ancora non hai. L'arte si esprime per se stessa, non per chi la guarda. Giotto, Michelangelo, Caravaggio sono tutti grandi artisti e grandi comunicatori. Dipingevano le idee dei loro committenti. È da più di 2 secoli che gli artisti non lavorano più per papi ed imperatori. Mondrian, Picasso, Andy Warhol. Oggi il committente sono il pubblico e la critica. Nessuno di loro è morto povero. Van Gogh sì? Ah, è così che ti senti? Una pura artista incompresa? Io sento che stai passando il limite. Perdonami. Non conosco limiti. Io faccio arte per arte. Capisci cosa intendo? La tua arte è fine a se stessa. E tu sei troppo testarda. Finirai per distruggere ciò che abbiamo creato fino ad ora.
invia il progetto al bando di concorso. Se non lo mandi entro oggi siamo fuori. E senza quei fondi quest'opera non si farà mai.